Ciao e benvenuti! Prima di immergerci nelle ombre del tradimento, ecco come potete far brillare una luce sul nostro canale, iscrivendovi ad Amazon Audible con il link qui sotto in descrizione. Non vi costa nulla, avete 30 giorni di prova gratuita e un vastissimo catalogo dei migliori audiolibri. E con questo gesto sostenete direttamente le nostre narrazioni. Ora iniziamo con la storia. Era una notte come tante altre, quando scoprii la vita segreta di mia moglie. Era addormentata dopo aver visto un film e io avevo bisogno di trovare il mio telefono. Non riuscendo a trovarlo, decisi di usare il suo per chiamare il mio. Quando presi il suo telefono, vidi una notifica di messaggio su WhatsApp che mi fece battere il cuore. Poco sapevo che questo momento avrebbe cambiato tutto. Man mano che indagavo, scoprii che mia moglie aveva una relazione in corso con qualcuno incontrato su Instagram da oltre 6 mesi. Le loro conversazioni contenevano dettagli intimi della loro vita insieme, oltre a foto di nudo e messaggi espliciti. Non potevo credere che la donna con cui ero stato sposato per 12 anni potesse tradirmi in questo modo. Lo shock aumentò quando scoprii un secondo tradimento che mia moglie aveva con uno dei suoi clienti. Lei, essendo una parrucchiera, attraverso queste visite a domicilio, sembrava che la loro relazione fosse sbocciata. Scambiavano messaggi di testo per pianificare incontri per pranzi mentre eludevano la moglie di lui. E sì, c'erano anche foto di nudo tra loro. Nella scia di queste scoperte non potei fare a meno di guardare indietro ai 12 anni del nostro matrimonio e chiedermi dove le cose fossero andate storte. Per un decennio, il nostro matrimonio era stato grandioso, almeno per quanto ne sapevo. Ma la quarantena di Covid-19 ci aveva messo a dura prova, causando alcuni momenti difficili nella nostra relazione. Era la costrizione e lo stress di essere rinchiusi dentro per 2 anni che l'aveva allontanata, o c'erano questioni più profonde che non eravamo riusciti ad affrontare. Era difficile capire perché mia moglie, una madre amorevole e partner per più di un decennio, si sarebbe impegnata in queste relazioni extraconiugali. La donna che conoscevo era devota alla nostra famiglia e alla nostra vita insieme. Cosa avrebbe potuto portarla su questo sentiero di tradimento? Mentre continuavo a lottare con queste domande, sapevo che dovevo trovare un modo per confrontarmi con lei e capire la verità dietro le sue azioni. Ma prima avevo bisogno di raccogliere più prove per sostenere i miei sospetti. Prima di confrontarmi con mia moglie sui suoi tradimenti, ho deciso che era meglio raccogliere più prove per sostenere i miei sospetti. Questo non solo mi avrebbe dato un caso più forte quando l'avrei finalmente affrontata, ma mi avrebbe anche fornito più intuizioni sull'estensione del suo tradimento. Ho iniziato a controllare il suo telefono di notte mentre dormiva, seguendo meticolosamente i dettagli delle sue 2 relazioni e documentando i testi espliciti e le foto di nudo. Alla fine di gennaio presi un passo audace creando un falso account su Instagram per ingannare mia moglie. Volevo vedere fino a che punto sarebbe andata con uno sconosciuto e se si stava impegnando in comportamenti simili con altri. Con mio disappunto, abboccò quasi immediatamente, impegnandosi in conversazioni con il fittizio personaggio che avevo creato. Entro giorni dalla nostra interazione, fui in grado di sollecitare foto di nudo da lei. Questa rivelazione confermò che non stava solo tradendo me con i 2 uomini che già conoscevo, ma era anche disposta a impegnarsi in conversazioni esplicite con qualcuno di nuovo. Volendo vedere se sarebbe andata fino in fondo a incontrarsi con uno sconosciuto, proposi un incontro in un bar e hotel locale. Dopo aver inviato una foto intima finta che avevo trovato su Google, lei accettò con entusiasmo, dicendo che non vedeva l'ora di prendere quella cosa per un giro. Il giorno dell'incontro, ovviamente, non mi presentai. Mia moglie era delusa e probabilmente confusa dal cambiamento improvviso di programmi. Offrii una scusa dicendo che qualcosa era venuto su. Ancora non sapeva che ero io a ingannarla. Questa esperienza solidificò ulteriormente la mia necessità di confrontarmi con lei e affrontare direttamente la sua infedeltà. Man mano che continuavo a raccogliere prove e osservare le azioni di mia moglie, sapevo che il momento di confrontarmi con lei si avvicinava. L'incidente dell'inganno dimostrava che era disposta a impegnarsi con più persone al di fuori del nostro matrimonio.
Con queste nuove informazioni in mano, ero pronto ad affrontare la difficile conversazione che mi attendeva e finalmente renderla responsabile delle sue azioni. All'inizio di febbraio rimasi stupito nel scoprire che l'uomo dell'affare WhatsApp stava tentando di truffare mia moglie per soldi. Divenne chiaro che aveva trascorso 6 mesi a prepararla e ora vedeva un'opportunità per sfruttarla finanziariamente. L'ha convinta a investire in criptovalute, promettendole enormi ricompense. Nonostante i chiari segnali di allarme, mia moglie cadde nella truffa. Ha prelevato più di $4.000 in anticipi in contanti sulla sua carta di credito e inviato i soldi a quest'uomo. Mentre osservavo la situazione svilupparsi, non potevo credere alla sua ingenuità. La loro relazione si guastò presto mentre lui cercava di sfruttarla per più soldi. All'inizio di marzo, questo truffatore rivolse la sua attenzione a me, cercando di intimidirmi affinché inviassi fondi. Mi inviò alcune foto di nudo di mia moglie e partì dei loro log di chat, minacciando di distribuire questo contenuto ai nostri contatti email se non avessi aderito. Scelsi di non impegnarmi ulteriormente con lui, sapendo che era ora di affrontare mia moglie su tutto. Il confronto con mia moglie fu intenso ed emotivo. Quando le presentai le prove che avevo raccolto, andò su tutte le furie. Nel caos afferrai il suo telefono e lei cercò di strapparmelo, saltandomi addosso e graffiandomi nella sua disperazione. Questo scoppio rivelò un lato di lei che non avevo mai visto prima ed era profondamente inquietante. Non poteva credere di essere stata scoperta. Nei giorni seguenti il confronto, mia moglie divenne molto pentita. Supplicò di risolvere le cose, esprimendo il suo amore per me e sostenendo che non sapeva cosa le fosse preso. Promise di non impegnarsi mai più in tale comportamento. Insistetti affinché si sottoponesse a un test per le malattie sessualmente trasmissibili, che, per fortuna, risultò negativo. Decidemmo di rimanere insieme per il bene dei nostri figli e delle nostre finanze, ma la fiducia tra di noi era stata irrimediabilmente danneggiata. Mentre cercavamo di ricostruire la nostra relazione, continuavamo a lottare finanziariamente, vivendo di stipendio in stipendio. Il nostro mutuo era bloccato a un tasso favorevole, rendendolo molto più conveniente rispetto all'affitto di un appartamento separato nella stessa zona. Il divorzio avrebbe significato difficoltà finanziarie per entrambi, senza contare il danno emotivo che avrebbe causato ai nostri figli. Un giorno mia moglie mi chiese $120 per pagare il nostro dog sitter durante un imminente weekend fuori in famiglia. Nonostante avesse più soldi nel suo conto bancario rispetto al mio, le trasferii i fondi, lasciandomi con meno di $200, mentre il suo conto ne aveva oltre 800. Spinto dalla curiosità e dal sospetto, decisi di frugare nella nostra camera da letto. Con mio shock, trovai 3 portafogli diversi nascosti nel retro di vari cassetti, contenenti un totale di oltre $4.000 in contanti. Era denaro che lei aveva nascosto da me nonostante le nostre difficoltà finanziarie. La scoperta del denaro nascosto fu un forte promemoria che l'inganno di mia moglie andava oltre la sua infedeltà. Mi fece domandare quali altri segreti potesse nascondermi. Mentre cercavamo di andare avanti e ricostruire la nostra relazione, questo nuovo tradimento aggiunse un altro strato di sfiducia e delusione. Di fronte a questa nuova rivelazione, divenne ancora più evidente che la nostra relazione aveva bisogno di comunicazione aperta e trasparenza per guarire le ferite causate dalle azioni di mia moglie. Dovevamo lavorare insieme per ricostruire la fiducia, affrontare i nostri problemi finanziari e creare un ambiente stabile e amorevole per i nostri figli. Questo avrebbe richiesto che entrambi fossimo onesti sui nostri sentimenti, le nostre azioni e le nostre intenzioni per il futuro della nostra famiglia. Mentre cercavamo di andare avanti e ricostruire il nostro matrimonio, mia moglie divenne più amorevole e meno distante. Si scusò ripetutamente e insistette sul fatto che i suoi affari erano solo conversazioni, senza che nulla di fisico accadesse tra lei e gli altri uomini. Nonostante le sue parole, trovai difficile credere alle sue affermazioni, date la natura esplicita dei messaggi e delle foto che avevo visto. Mia moglie era adamantina sul non discutere ulteriormente degli affari, sostenendo che farlo ci avrebbe impedito di andare avanti.
Si rifiutò anche di frequentare la terapia di coppia, citando il costo come fattore proibitivo. Questa riluttanza rese difficile per noi affrontare i problemi sottostanti e guarire veramente la nostra relazione. I dubbi e le domande persistenti continuavano a tormentarmi. Aveva fatto sesso con gli altri uomini? Potevo fidarmi di nuovo di lei? Dovevo divorziare? Mi ritrovai a lottare con queste domande e a contemplare se dovrei consultare un avvocato, cercare un affare di vendetta o iniziare a frequentare altre donne mentre ancora agivo come marito per lei. Una delle forze trainanti dietro la mia decisione di rimanere con mia moglie era la paura di essere solo. Non volevo tornare nella scena degli appuntamenti o morire da solo. Non volevo che i miei figli vedessero i loro genitori divorziare. In un modo triste, sentivo che avrei preferito restare con lei e sopportare le sue bugie e infedeltà piuttosto che affrontare l'ignoto. Alla fine, decisi di prendere ogni giorno come veniva, concentrandomi sulla creazione di una casa pacifica e amorevole per i miei figli. Sapevo che il benessere dei miei figli doveva venire prima, anche mentre continuavo a lottare con i miei sentimenti e le incertezze che circondavano il mio matrimonio. Questa decisione avrebbe richiesto che entrambi lavorassimo per ricostruire la fiducia e guarire la nostra relazione, anche se il percorso rimaneva poco chiaro. Mentre cercavo di dare un senso a tutto ciò che era successo, iniziai ad accettare la dolorosa realtà che mia moglie era stata infedele e mi aveva mentito. Questa accettazione fu un processo difficile ed emotivamente gravoso, ma era necessario per me riconoscere la verità al fine di guarire. Una delle cose che rese ancora più difficile contemplare di lasciare mia moglie fu il pensiero di perdere la sua bellezza e la passione che condividevamo. Era stupenda e la nostra vita sessuale era stata incredibile. Avevo paura di non trovare mai un'altra donna bella come lei o di provare una passione così intensa di nuovo. Mentre mi confrontavo con la dolorosa verità e il mio futuro incerto, dovevo bilanciare il mio desiderio di una relazione amorevole e onesta con la mia responsabilità di fornire un ambiente stabile e nutriente per i miei figli. Questa lotta tra i miei desideri personali e le mie priorità come genitore era una sfida costante. Continuavo a cercare una via d'uscita, cercando di conciliare il dolore del tradimento con l'amore che provavo ancora per mia moglie e la vita che avevamo costruito insieme. Questo viaggio era pieno di ostacoli, ma sapevo che trovare un modo per guarire e ricostruire la fiducia era essenziale per il bene dei miei figli e del mio benessere emotivo. Mentre lottavo con le mie emozioni e le complessità della mia situazione, iniziai a cercare consigli da altri. Speravo che condividendo la mia storia e chiedendo orientamento, potessi ottenere una visione delle mie opzioni e forse trovare un modo per navigare questo momento difficile della mia vita. Una delle opzioni che considerai fu il divorzio. Mi chiesi se dovrei contattare un avvocato per aiutarmi a comprendere le implicazioni legali e finanziarie della fine del mio matrimonio, specialmente riguardo agli alimenti e al sostegno dei figli. Sapevo che questa decisione avrebbe avuto conseguenze significative per la mia famiglia e volevo essere il più informato possibile. Un'altra opzione che contemplai fu trovare o un affare di vendetta o un nuovo amore del tutto. Mi chiedevo se fosse sbagliato avere questi desideri, data l'infedeltà e l'inganno di mia moglie. Mi chiedevo se perseguire altre relazioni mi avrebbe aiutato a guarire o semplicemente perpetuato il ciclo del tradimento. Mentre valutavo le mie opzioni e cercavo consigli, mi resi conto che avevo bisogno di prendere cura di me. Grazie per aver ascoltato. Alla prossima!